Ehi tu, non dimenticare di mettere like e commentare questo video e se vuoi supportarci ancora un po' di più, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perderti nessun video. Ciao! Davanti a te hai una sorta di gabbia in oro. Le pareti sono ricoperte di rune magiche. Emanano lo stesso colore e la stessa intensità della magia che emana il tuo sangue. I due titani che hanno passato notte e giorni per costruirla sono lì accanto a te. Talos poggia il suo martello a te e ti fa cenno di entrare quando ti senti più pronto. Gli faccio un cenno con la testa, sia a lui che a Johanna, però mi fermo ancora qualche istante a osservare questo oggetto, questa struttura. Un po' leggermente mi tremano le mani perché è anche qualcosa di spaventoso un po'. Faccio un sospiro, stringo i pugni per scacciare il tremore e con convinzione entro all'interno di questa gabbia. Quando entri all'interno della gabbia, Johan ti guarda, lei si è rimessa in un'altezza molto più simile alla tua. Io e Talos ci abbiamo lavorato molto in questo e sappi che la tua vestigia ora è in grado di comunicare con il cuore dell'universo. Ma ricorda, devi semplicemente far sparire il futuro. E abbiamo scoperto una cosa particolare sulla tua vestigia, Jasper. Penso che questo potrebbe interessarti prima di cominciare il tuo viaggio. Tutte le vestigie hanno un frammento o un'anima incastonata ad essa. Il rasoio stellare, ad esempio, possiede un frammento dell'anima di Elistrae. La tua è diversa. Si guardano entrambi i giganti. Quella vestigia possiede la tua anima, Jasper. Li guardo entrambi a turno, probabilmente si potrà leggere della confusione nel mio sguardo. E questo cosa comporta, quindi? I due giganti si guardano ancora una volta. Questo comporta che dovrai fare attenzione, perché non abbiamo sicurezza su quello che stiamo per dirti, ma quella non è la tua anima di questo Jasper. Potrebbe essere l'anima di un altro Jasper che ha fatto in modo che tu abbia questa vestigia. Sì, penso di capire cosa mi state dicendo e non ci sono molte alternative, quindi è un rischio che sono pronto a correre. Sei sicuro che non vuoi che chiamiamo i tuoi amici? Non abbiamo tempo. Se non dovessi tornare, spiegategli voi cosa è successo e poi vado. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Gettiamo le catene nel tuo vortice più nero. La volontà divina mi tiene prigioniero. Schiavo della luce, abbraccio il tuo mistero. Illumina col buio ciò che è falso, ciò che è vero. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Mi abbracci nel mistero, la follia che chiamiamo libertà. Non temo la tua voce silenziosa, eco dell'oscurità. Quando entri all'interno, Johan chiude la porta e nonostante dall'esterno la dimensione era appunto quella di una gabbia, non ti senti nello stesso luogo, anzi, molto velocemente è tutto completamente nero intorno a te. Hai una sensazione di vuoto, come se non ci fosse più nulla. Poi tutto si ricopre di momenti, di ricordi e
le stesse linee che tu hai visto maneggiare da Mordenkainen cominciano a girarti di fronte, si annodano, si dividono, ognuna è una linea temporale, tutte diverse. Ti guardi un attimo a destra ed è come se una serie di specchi di più Jasper fossero nello stesso momento, nello stesso luogo e probabilmente nella stessa linea temporale. Ti gira a sinistra ed è la stessa identica cosa. Provo a toccare uno di questi frammenti. Questo diventa vivido, sei sul campo di battaglia. Tutto intorno a te è desolazione. Il corpo di un triceratopo chiuso su un'armatura ti fiancheggia. Diversi giganti sono a terra morti. Il muro della città è caduto. C'è un'apertura. Senti il rumore della battaglia al centro della città. E poi sei di nuovo fuori. Quando ritocchi lo stesso frammento hai una convinzione diversa. Sei di nuovo sul campo di battaglia. Ed è di nuovo vivida la sensazione. Ti guardi intorno. Qualcosa si sta nutrendo delle carni di un gigante. Questa si gira molto lentamente. Percepisci che non sa, ma è come se lei in quel momento percepisse che c'è qualcosa di strano. Probabilmente data la sua affinità con i fatati, perché davanti a te hai Tarlin che si sta nutrendo del corpo di un gigante. In questo frammento mi accontento di queste informazioni. E sei di nuovo all'interno dei flussi. Cerco tra i frammenti uno scenario in cui vedo un altro Jasper. Ne trovi uno è sul campo di battaglia in questo momento. Sta affrontando i giganti. Il drago rosso, Sartu, arriva di impatto sul gruppo e Jasper si sta preparando a lanciare un incantesimo. Tocco il frammento. C'è il fragore della battaglia tutto intorno a te. Il dragone rosso è sulle mura che sta combattendo, mentre Archibald con lo scudo sta parando tutti i colpi che arrivano. Non vedi Opal però. Io cammino verso Jasper, l'altro, e mentre lo faccio silenziosamente appunto evoco la mia Shadow Blade, che da molto tempo in realtà non usavo. È tutta nera, però è come se fosse crepata di questa luce un po' verdognola azzurrina. E appunto mi avvicino alle sue spalle e gli metto una mano su una spalla e con la mano con la Shadow Blade proprio lo trapasso da parte a parte. Gli sussurro un orecchio: perdonami, ma è per il bene della vittoria. E una volta ho fatto questo me ne vado proprio, rientro nel frammento senza osservare la conseguenza della mia azione. Quando esci fuori vedi la stessa linea temporale che pian piano si affievolisce e cade verso il basso. Vedendo che questa azione ha cancellato un futuro, cerco di fare questa cosa il più possibile. Cioè, ogni Jasper che vedo, entro e lo uccido per ottenerne il potere e l'anima. E farei questo e ti porterà via molto tempo per te, sia da un punto di vista come pesantezza emotiva, sia comunque perché ci vorrà il suo tempo, anche se all'esterno non passerà alla stessa maniera. E mentre tu compi questa azione, andiamo da un'altra parte. A mezzogiorno ognuno di voi è stato chiamato a partecipare al tavolo di guerra. Voi già ne avete partecipato a uno di questi in passato all'Underdark. Ora è diverso. Non siete voi ad attaccare, siete a difendere. Jasper, dov'è? È in ritardo? È strano che sia in ritardo? Tu non lo sai? No, non l'ho visto stamattina. Un attimo Renzao stava scambiando due parole insieme a Zirestra e al Titano delle Nuvole. Sono tutti e tre in una forma molto simile alla vostra e stanno parlocchiando mentre aspettano. Poi arriva una guardia. Viene sussurrato qualcosa all'orecchio di Renzao. Renzao fa un cenno, la guardia si allontana. Sempre il Regnante d'Oro indica agli altri ospiti dove posizionarsi e lui si mette a capotavola. Davanti c'è la mappa con tutta la città. Io sono proprio in panico, continuo a guardare tutti voi, non possiamo, non senza Jasper. Sì, esatto. Non vi preoccupate, si intromette Renzao. Le guardie mi hanno avvertito che ritarderà un attimo. Il suo intervento a questo concilio è fondamentale, oserei dire. Ragazzi, ci dobbiamo fidare di Jasper. Stringo la mano di Opal. Cerco di farle forza. Va bene, iniziamo quindi e prendo posto. Dunque, questa che avete di fronte
è la città di Vetrascaglia. Più che una città, possiamo chiamarla fortezza. Questo luogo ha difeso quello che è il vostro mondo, le vostre terre, durante la guerra dell'alba. Qui gli dei si sono difesi dai primordiali e probabilmente per Tarisdun questo luogo significa qualcosa di più. Questo è la prima pietra degli dei, coloro che lo tradirono, coloro che lo portarono alla schiavitù eterna. Se questo luogo cadrà, tutte le terre di tutta Aberil Toril cadranno. I punti critici saranno sicuramente il porto, dalla quale una parte dei titani che non si sono alleati alla nostra causa probabilmente attaccheranno da lì. E l'esercito di Tarisdun invece, comandato direttamente da lui, sta avanzando verso il cancello principale. Non penso userà mezzi secondari, a meno che le opportunità non gli si presentino di fronte. Quello che abbiamo davanti è un nemico sì caotico, ma vuole dimostrare qualcosa. Quindi bisognerà dividerci in 2 fronti, come minimo. Sì, non vi chiediamo a voi come gruppo di dividervi, ma guardando Zirestra, possiamo farlo noi. Sicuramente Zirestra sarà molto più capace di me nel combattere, nell'affrontare e difendere un luogo. Io potrò dare invece una mano all'esercito. Forse Zilastra sarebbe ideale mandarla al porto con un'armata. E guardo gli altri. È una buona idea. Se può cavarsela da sola, ho piena fiducia del fatto che difenderà il porto. E guardo Zirestra, magari con Johan. Va bene, Zirestra fa un cenno. E noi andremo ad affrontare il cattivone alla porta principale. Non sarà solo lui la minaccia. Non sappiamo da dove, non sappiamo come, non abbiamo informazioni su Tasha. Tutti scuotono la testa all'interno della stanza. Guardo Archibald, tu avevi detto che c'è possibilità che siano uno contro l'altro, o sbaglio? Sì, c'è una possibilità. Che cosa vuole questa Tasha? Vuole diventare una divinità. Beh, se Tarisdun distrugge tutto, non ci sarà niente su cui regnare, quindi le conviene non intervenire in suo favore. Sì, se avesse questo esame di coscienza si sarebbe fermata anche prima in altre battaglie, ma così non è stato. Una lancia a nostro favore potrebbe essere quella di mettere a conoscenza la presenza di uno e dell'altro. Non abbiamo il tempo. Mi giro verso di nuovo Renzao. Le notizie dei draghi cromatici? Sono al fianco di Tarisdun. Esibizionisti. Non sai quanto Sartu non veda l'ora di affondare le sue fauci su di te, Seiga. E poi? Zafira ed Erestra hanno un legame molto forte, entrambi sono collegate al ghiaccio, al gelo. Le due combatteranno quasi sicuramente una a fianco all'altra. I loro poteri, il loro sangue ha una similitudine che è quella del gelo, quindi insieme diventano un'enorme valanga. Bisogna solo capire dove e quando attaccheranno. E abbiamo detto che gli attacchi li aspettiamo dal porto e dal cancello principale, giusto? Sì, Potrebbe essere un vantaggio o uno svantaggio quello di dividerli e allo stesso tempo un vantaggio o uno svantaggio quello di spostare la battaglia, quindi. Dobbiamo aspettarci comunque che giochino sporco, attentati, agguati da qualche parte. Non sarà una battaglia pulita. Soprattutto le megere. E i civili? i civili indica un luogo accanto alla Torre d'Avorio. C'è quello che sembra, anzi quello che conoscete più o meno come il Giardino degli Eroi. Lì c'è un'entrata, tutti verranno sgombrati, si stanno muovendo per andare verso l'Underdark. Lo so, è un viaggio probabilmente di sola andata, ma è l'unica speranza che hanno. Sopra li aspetta solo la morte. Più che altro è un viaggio molto lungo. E mi giro verso Archibald e un po' sommessamente: hai modo di contattare Dorgar? Io un attimo ero chinato sulla mappa a cercare di leggere e capire se c'era un modo, qualche schieramento. E poi mi fermo. Sì, ai tempi Dorgar ci aveva dato. Sì, ce l'ho qui da qualche parte. Quindi mi volto verso dove ho appoggiato anche pezzi di armatura, il cappotto che sono solito portarmi dietro, i miei oggetti. È rimesto tra le tasche del cappotto. Finalmente in una tasca interna riesco a trovare
questo bussolotto a doppia punta che ci aveva dato Dorgar. Al centro un'incisione che permette di ruotarlo, a cui lati spuntano delle rune spente. Nel momento in cui lo ruoto e le rune coincidono l'una con l'altra, queste si attivano, si illuminano leggermente di una luce violacea che risuona di Underdark. Si sente un clac dello strumento. Poi si apre una piccola scatoletta al centro. Ci sono dei piccoli fori. Dorgar? La voce che si sente passare attraverso è strana, è molto contorta. Con chi parlo? Archibald, sai, qualche mese fa abbiamo combattuto insieme. No, non ti sento bene. Dorgar, Archibald, i Nexus ti Perché ricordi? non funziona questa cosa? Dorgar? Si sente proprio il battere del metallo. Io sono in un angolo così. Già ci ho perso le speranze io, sono già disperato io. È una fonte affidabile. Molto, molto. Giuro, Dorgar, mi senti? Continuo a urlare. Qui cercano Dorgar, qualcuno ha visto Dorgar. Perché sta cosa non funziona? Funziona, ti sento! Dimmi. Dorgar, sto parlando con Dorgar? Dorgar, Dimmi cosa ti serve. ci serve asilo per dei civili. Ve li mandiamo. Devono andare verso mezzo Berranzan. I vicini, cosa c'entrano i vicini? E il tuo oggetto magico scoppietta. Dorgar, gli do due colpetti. Non fai in tempo a riprenderlo. Spuntano 4 zampette metalliche. Poi una piccola trivella appare su uno delle parti del bussolotto e va verso il terreno scavando il marmo del palazzo e scende verso il basso. Io mi giro verso gli altri, serenissimo. Dorgar ha risposto. Ma è normale che abbia fatto... È Dorgar. Sì. Io guardo Renzau, voglio vedere la sua reazione, sinceramente. E con gli occhi spalancati, anche perché il palazzo è fatto di marmo, quindi quella piccola trivella è riuscita a rompere il marmo. Oh, spero che questa cosa abbia dato una mano. È molto strano e particolare. Va bene. Per quanto riguarda Talos, invece, cosa volete che facciamo? Beh, ha dimostrato di divertirsi tantissimo a combattere, per cui, perché no? Potremmo portarlo con noi. Potremmo chiedergli di rimanere furtivo e fingere che l'artefatto sia scoperto, così da attirarli. Dovrebbero comunque riuscire ad attraversare la prima linea per arrivare lì. Io temo per le megere. Le megere sono infide, quindi penso che potrebbero passare la prima linea senza che noi neanche ce ne accorgiamo. Sai, stavo per preoccuparmi della mente di Talos, però in effetti a pensarci non c'è poi granché tanto di cui preoccuparsi, quindi sì, penso sia il bersaglio perfetto per delle megere. Lasciamo le 3 streghe psicopatiche a provare a incantare il sapiente Talos, di sicuro si divertiranno. Un'ultima cosa, e faccio un giro generale con le dita sopra la città. Ci servono delle sentinelle, chiunque sia in grado di volare, o almeno alcuni, devono poter avvistare brecce, infiltrazioni, qualsiasi cosa passi indisturbato alle nostre spalle. Aurelis si aggiunge. Se volete, sono in grado di coprire parecchie vie della città senza che questi possano accorgersene. Quindi, se per voi non è un problema, non sono una grande combattente. Potrei fare da guardiana intorno per la città. Sarebbe molto utile. Molto utile. Avevo un po' paura a dirvelo, mi sentivo un po' inutile a non unirmi alla battaglia. Va bene, allora direi di prepararci per la battaglia e sentite bussare. E quando vi girate c'è la madre di Seika con 2 guardie accanto a lei. Hanno in mano una piccola cassa e una un po' più grande. Ne vado incontro. E quando ti avvicini, le guardie si fermano, fanno un passo indietro e tua madre è sorridente e felice. Riconosci quelle mani che hanno lavorato per giorni e quando si avvicina a te ti accarezza il volto. Sorrido. Non potevo lasciarvi andare senza un regalo da parte mia, soprattutto perché vi siete presi cura di mia figlia. Lei si gira verso la guardia con lo scrigno più piccolo, lo apre e di fronte a voi ci sono 4 anelli in argento, con un drago che abbraccia uno scudo. Sono 4 anelli della fortificazione. Sono incredibili. Grazie, non doveva. È il minimo per chi si occuperà
e chi si è occupato di mia figlia e l'ha riportata qui indietro, e soprattutto per chi è stato amico di mio marito. Grazie. Sì, lei, sua figlia, anche Victor, siete e sarete rocce per questo gruppo, per noi, per questa terra. E quando dici queste cose proprio si avvicina, ti accarezza anche il tuo volto. Godendomi un po' quel tocco come se fosse quello di mia madre che non sono arrivata a prendere. Le sorrido per non lasciarle la mia pesantezza e faccio un passo indietro. Faccio un passo in avanti, prendo l'anello, osservo la madre di Seika, un flash che non si sa neanche se è vero o solo la sua immaginazione. Sua madre, la madre di Doug, una madre che non ha mai visto, una madre che è morta prima che lui potesse respirare, proprio nel momento del parto. Sorride, grazie mille, e lascio ovviamente il posto a Seika. Chiude lo scrigno, lo dà alla guardia e l'altro, con uno scrigno un po' più pesante, lo poggia al terreno e tua madre lo apre lentamente. Ti mostra quello che è un'armatura scintillante, brillante come l'argento che indossava tuo padre. Sono state fatte delle piccole modifiche, dei piccoli segni che riconosci simili a quei piccoli gioielli che tu indossi sempre. Ma questa è... Non è proprio la sua, lui amava molto la pesantezza. So che tu invece preferisci avere le giunture un po' più libere, un po' più veloci. Non sei una che va a testa dura come lui. E prende il corpetto dell'armatura, è stato disegnato in modo che possa accentuare le tue forme e stringerti lasciandoti libera. Penso che sia una delle cose più belle che tu abbia mai fatto, mamma. Grazie. Sarà ancora più bello vederlo addosso a te, te la porgi. La prendo, accarezzo l'argento e in quel momento mi sembra davvero che tutto quello che mi hanno detto in quel viaggio, da quando mio padre se n'è andato, sul titolo e l'eredità, sia fra le mie mani. E ho sia paura, però non ho il rifiuto che ho sentito i giorni passati. So che con questa armatura sta arrivando una responsabilità, e se la responsabilità è proteggere questa città, casa mia, per la prima volta, forse anche soprattutto per tutti i discorsi che ho fatto con i miei amici, ed è bello poter dire amici, per la prima volta mi sento pronta ad accettare questa cosa, questa grossa responsabilità che è arrivata. Sarà un onore indossarla. Risollevo lo sguardo verso mia madre. Devi promettermi che accompagnerai i civili nell'Underdark. Lo farò. E dovrai restare lì al sicuro, mamma. Ma tu devi promettermi che tornerai. Torneremo tutti. Fai che una di quelle frecce vada dritto nel cuore di quel bastardo e fallo per me. Rimpiangerà il giorno in cui si è messo contro questa famiglia. Lo so. Ti dà un bacio sulla guancia, ti abbraccia velocemente e poi si allontana. La guardo andare via e sento le lacrime cominciare a pizzicarmi gli occhi. In realtà vorrei soltanto tenerla stretta, tenermi stretta e dimenticare il resto, però mi risuonano le prime parole di Archibald e Opal che mi dicevano che stiamo lottando per chi amiamo. Allora ragazzi, facciamo una piccola pausa veloce. Giusto il momento per dirvi una cosa importantissima. Grazie davvero per essere qui con noi in questa sessione. E per tutto il supporto che ci date ogni volta, questo significa tantissimo per noi. Se ancora non lo fate, ricordate di seguirci. Questo è il modo più semplice per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. E se invece volete darci una mano in più, abbiamo aperto un Patreon con 2 tier super accessibili. Il primo tagliere è di 1,50 €. Non sblocca contenuti extra particolari, ma alla fine vi ringrazieremo in ognuno dei nostri video. È proprio il vi offro un caffè per farci andare avanti in quello che è il nostro progetto. Il secondo tier invece è da 2,50 € e oltre a tutto quello del primo tier riceverete anche 2 artwork illustrati da me ogni mese e 2 token abbinati. Ovviamente trovate il link qui sotto in descrizione. E adesso riprendiamo da dove eravamo rimasti. Di fronte al cancello ciclopico, lì sono passate le creature più grandi di questo pianeta. In questo momento è chiuso, bardato, puntellato. Tantissimi dragonidi stanno caricando armi ai mezzi draghi o ai draghi che sono in grado di volare. Ognuno è preparato a questa battaglia. Scaglie di ogni colore si illuminano
al tramonto che pian piano sta calando di fronte a voi e in lontananza li sentite. Sono un leggero rumore in questo momento, ma i tamburi dei giganti risuonano in tutta Vetrascaglia. I 3 stendardi di ogni re sono posizionati di fronte all'enorme cancello in segno di sfida. E Renzao è già pronto, chissà da quanto tempo lì, in cima al cancello, dritto, stoico, che guarda l'avversario che ancora è nascosto dagli alberi che semplicemente si muovono al passo di quelle creature ciclopiche. E tu, Jasper, arrivi lì con i tuoi compagni che sono pronti, un po' diversi. Ognuno indossa la propria vestigia, le proprie armi, quello che li ha cambiati. E quando arrivi, una guardia si avvicina a Seika, una guardia con le scaglie argentate. La riconoscete, è la stessa guardia che aveva litigato con Seika il primo giorno. Ha una lancia in mano con in cima lo stendardo del drago d'argento. Non dice nulla, ma lo avvicina a te e abbassa la testa in segno di saluto. Chinerò il capo e lo prendo. Quando lo prendi, batte un pugno sul petto e, come un buon soldato, buona fortuna, capitano! Buona fortuna. E si allontana. Guardo lo stendardo, penso che ci faccio con questo. Immagino che non sarò esattamente in questo momento il più pulito delle persone e appunto sono un po'... non arcuato, però un po' come se fossi un po' confuso, quindi cammino un po' ondeggiante, non dritto come al solito, e ho questo sguardo un po' vago, un po' perso, e mi avvicino verso di voi lentamente. Sei morto di nuovo? Non proprio. Dimmi solo che quel sangue non è tuo. Non proprio. Cosa vuoi dire? Siamo Sei due. ferito? Non possiamo cominciarla così questa battaglia. Dove? Cosa? Dove sei ferito? Non proprio. Non sono ferito. Va bene, me lo spiegherai poi. Sì, certo. E mi allontano un attimo. Beh, siamo pronti o no? Talos mi ha aggiornato. Ce la fai a combattere? Sì, credo di sì. Togli il credo, per favore. Sì, ce la faccio. Ok. Ti posso parlare un attimo? Certo, più che volentieri. Mi discosto dagli altri un pochino. Ho una cosa per te. Cioè, in realtà mia madre ha una cosa per te. Non per te nello specifico, ce l'ha per tutti. Però, ok, prendo l'anello e te lo porgo. Sarà utile in battaglia. Lo afferro e lo osservo un attimo e sorrido. La ringrazierò una volta che la battaglia sarà finita. Ti sta bene l'armatura? Grazie, è bella. Molto. C'era anche un'altra cosa che volevo dirti riguardo la nostra ultima conversazione. Ecco, l'altro giorno quando ho detto che non volevo essere protetta, non l'ho fatto per darmi un tono o che so io, è solo che non vorrei mai essere il peso di qualcun altro. Io voglio aiutare, so che posso aiutare, so cavarmela da sola, so badare a me stessa. Perciò quello che volevo dirti è: mettiti al primo posto per una volta. Io con quelle parole non volevo assolutamente alludere al fatto che tu non sappia badare a te stessa o tu sia debole, però durante questo viaggio mi sono reso conto di una cosa: quando si tratta di persone a cui si vuole bene, a cui si tiene, non è mai un peso badare agli altri, cercare di, se non ti piace la parola, proteggerli, farli stare bene, farli sopravvivere. Però cerca anche di proteggere te stesso e non sparire nella voglia di proteggere gli altri. Vuoi dirmi che è successo? Ti guardo abbastanza intensamente e penso che tu possa capire un po' da sola il fatto che ho un po' paura di come forse potrebbe andare la conversazione. Non voglio che tu possa iniziare a guardarmi con occhi diversi proprio ora che avevamo iniziato a conoscerci meglio. Se c'è una cosa che ho imparato, sicuramente che mi avete insegnato proprio voi, è che sì, le scelte ci rendono quello che siamo, però c'è sempre tanto altro dietro quelle scelte. Sono sicura che ci sia un motivo e io mi fido di quel motivo, mi fido di te. Ho fatto ciò che avevamo pianificato qualche giorno fa, quindi
cancellato il futuro. Sono stato in ogni linea temporale e l'ho terminata. E allo stesso tempo, per assicurarci, vedi che abbasso un po' lo sguardo, cioè quelle linee temporali in ogni caso non sarebbero più esistite, e prima di iniziare il processo mi è stato rivelato che questa vestigia è diversa da tutte le vostre perché è stata creata partendo dalla mia anima, e quindi ho preso la forza di ogni Jasper che ho incontrato nelle altre linee temporali. Alcuni me l'hanno ceduta volontariamente, ad altri l'ho presa con la forza. Beh, deve essere stato difficile guardare il tuo stesso viso e porre fine alla tua stessa vita, quindi credo che tu abbia pagato un prezzo altissimo oggi per tutti noi. Esita un secondo, poi alza una mano, ti posa le dita sul braccio. Impacciata sì, ma con calore. Più che impacciata, lo vedi che non è che si vergogna, è che proprio magari non è abituata a superare lo spazio personale degli altri. Grazie. Appoggio la mano libera sulla tua. Non devi ringraziarmi, l'ho fatto per tutti. Qualcuno deve ringraziarti. Ci sarà tempo dopo la battaglia, non abbiamo ancora vinto. Il solito pragmatismo. Va bene, faccio un passo indietro. Allora non morire. Renzao è in alto, al portone centrale, con in mano lo stendardo del Drago d'Oro. Sotto il portone, la prima linea, l'unica linea di mezzi draghi e dragonidi sono di fronte a essa. Vorrei andare dritta da Opal, guardarla e poi abbracciarla. E ti avvolgo le braccia attorno e ti abbraccio fortissimo. Ok. Scusa, Ok. scusa, Però non mi stacco dall'abbraccio. Non morire. nemmeno tu. Voglio davvero rivedervi tutti quanti alla fine di questa cosa. Per Anch'io. favore, non fare scelte avventate. Nemmeno tu. Posso dare anche un abbraccio a mia sorella? Mi avvicino. Mi discosto. Ti abbraccio. Mi raccomando, non l'ho fatta per non rivederti a fine di questa battaglia. Abbiamo tante cose da organizzare a fine di questa battaglia e sistemo il cappello mostrando la mano sinistra. Mi giro verso Archibald Io sono accanto ad Archie, lo guardo. Così proprio. e poi però sorrido. Ottimo tempismo. Io vado ad abbracciare Doug. Sì, anch'io. Anche se sarà con noi, io pure l'abbraccio. No! Oh, Zitto, goditela. ma io non sto dicendo niente. Zitto? Ora sì. Ok. Io mi avvicino pure a Jasper, ti abbraccio, ti do 2 pacche sulla schiena. Turro, la mia è una promessa, perché ci rivedremo là fuori, tutti. Ricambio l'abbraccio. So che forse negli ultimi giorni non è stato facile gestirmi o sopportarmi, ma poi ti spiegherò tutto. Sappi solo che qualcuna non è contenta di quella che ho fatto oggi. Però se ce la togliamo oggi, ce la togliamo per sempre. Sì, oggi è il giorno. Oggi è il giorno. Come ultima cosa, io mi avvicino ad Archibald. Ti metto un pugno sulla vestigia qua, sul petto. Ricorda che sei il cuore di questo gruppo. Ogni tanto infarto, però sì. Poi ti allargo le braccia e per favore sii stronza e cattiva come il primo giorno. Falli soffrire. Ti renderò fiero. Non avrei potuto desiderare compagni migliori in battaglia. Vale lo stesso. Io mi volto verso Opal, le tendo una mano. Esatto, Milady. c'era già la sua mano tesa. I tamburi della foresta. Una telecamera dall'alto mostra Archibald e Opal che vanno sotto il portone, mentre gli altri si separano, quasi come diverse vie che prendono ognuno di loro un destino diverso. E i tamburi continuano, sempre più forti. Tum, tum. Vi posizionate ognuno dove deve essere in quel momento. Seika, quando arrivi in cima, Renzao è lì che ti porge una mano per mettersi al suo fianco, e quando ti avvicini hai di fronte l'intero campo di battaglia e vedi dal bosco 2 corna che piano piano mostrano un enorme triceratopo coperto da placche di metallo
giganti accanto a lui. I soldati al piano di sotto si posizionano come una linea di metallo. Gli scudi battono al terreno, le lance si posizionano su ogni feritoio degli scudi. Tutto l'esercito nemico si posiziona davanti a voi mentre il sole sta calando. E Jasper, succede qualcosa che non hai mai visto in nessuna linea temporale. Senti le gocce di pioggia che cadono sulle armature. In fondo alla via, di fronte a tutti, minuscolo in confronto al suo esercito, una cappa nera si porge di fronte a tutti. La distanza fa sì che sia difficoltoso riuscire a vederlo nel volto. I suoi movimenti quasi come se andesse a scatti. La terra sotto di lui per parecchi metri è strana, Seika. Vedi piante che crescono velocemente e poi muoiono, cadono. Il caos primordiale bolle nel suo sangue. Fermo immobile verso di te e verso l'esercito intero. Tutti i giganti e i sauri si fermano prima di lui. Poi dal bosco, due zampe rosse cremesi si affiancano a Tarisdun. Un leggero ruggito di Sartu lì a fianco a lui, le sue ali chiuse, gli occhi aperti, quasi come se non si chiudessero mai. La pioggia cade, sempre più forte. Renzau ti guarda, Seika. Annuisco. Fa un gesto veloce con la mano, si illumina per un attimo, senti la tua gola più calda. Non sono brava con le parole, non so cosa dire per farvi provare meno paura, per darvi il coraggio di affrontare quello che ci aspetta, ma vi dirò quello che so. C'è un errore che fanno tutti quando tendono un arco per prepararsi a scoccare una freccia. Trattengono il fiato, credendo che questo dia loro la sicurezza di un colpo perfetto. Ma trattenere il fiato è la più naturale e innata forma di paura. Non fa acquisire il controllo, dice al vostro corpo che non lo avete. Oggi, qui, di fronte a questo campo di battaglia, ha una divinità primordiale che vuole distruggere tutto ciò che il nostro mondo rappresenta. Di fronte a draghi e titani che hanno voltato le spalle al rispetto e alla pace, alla coesistenza e all'equilibrio della nostra realtà, vi dico, non trattenete il respiro. Respirare significa che siete ancora vivi, perciò anche in mezzo al fango, al sangue e alle grida, respirate a pieni polmoni. Prendete ogni fiato che potete, ogni soffio che questa vita vi concederà e che siano i primi di un domani che riscriviamo oggi. Tendete il vostro animo verso il nemico. Fendete l'audacia di chi ha osato minacciare la nostra casa, la città che amiamo, che mio padre amava. Sibilate e mordete l'aria, attraversate la distanza affilati, inevitabili. Siate la freccia che cambierà il destino. E vi prometto che anche se qualcuno di voi non arriverà alla fine di questa battaglia, insieme avremo scoccato nel passato una scelta che si conficcherà in un futuro straordinario. E non c'è colpo più perfetto di questo. Draghi, dragonidi, qualsiasi creatura ruggisce alle tue parole. E poi un battito di mani, lo sentite tutti dentro la vostra mente. Sei brava con le parole, sei brava probabilmente come tutti quelli che sono lì dentro. Io lo so che ognuno di voi vorrebbe prendermi, aprirmi in due, come fanno le bestie feroci, ma io sono fatto di quello e quindi sì, ti prego. Fammi sentire vivo, fammi sentire l'odore della battaglia, fammi vivere. Io distruggerò quella città. Quella città è un simbolo delle catene che gli dei hanno dato a ognuno di voi. Io sono la chiave, la distruzione di tutto. Finirà l'era dei potenti, dei saggi. Inizierà l'era dei guerrieri, del sangue, l'era dei forti. E i giganti, su, mostratemi cosa sapete fare. Voglio vedere quella città rasa al suolo prima che un nuovo sole sorga. Alle sue parole, un battito d'ali. Sartu si alza più in alto di tutti, comincia a roteare, andando sempre più in alto. Poi sparisce tra le nuvole e dall'intera foresta vedete improvvisamente una pioggia di fuoco. Baliste, catapulte, qualsiasi cosa in grado di lanciare un proiettile grande quanto le intere mura sorvola il cielo di fronte a voi. Non avete idea di come pararvi a quel colpo. Poi Seika vedi accanto a te Renzau che carica prima un piede sul terreno sbattendo e facendo riecheggiare per tutte le mura che cominciano a tremare. Poi sbatte anche l'altro e unisce le mani e quando le rilascia un'enorme barriera si crea di fronte a voi.
e tutti i proiettili si fiondano contro questa egida dorata che disintegra ogni proiettile contro di esso. Lui è fermo, immobile, vedi i suoi occhi dorati. Sai che lui è la difesa contro tutto quello che vi sta arrivando addosso. Tranne una cosa: Sartu, come una freccia, si dirige dritto contro di voi. Lascio cadere lo stendardo quando vedo Sartu che viene verso di noi. Scendo giù dal parapetto, imbraccio subito l'arco, stringo le palpebre, guardo Sartu ed è come se il tempo si fermasse per un secondo. Questo è per mio padre, bastardo. E scocco la prima freccia, dritta in mezzo agli occhi. Questa è per la mia città, coccolato. Prendo il mio bastone e con la vestigia la punto. La vestigia che si illumina di questo azzurrino e si trasforma in un vento gelido. Questo cono inizia a congelare la pioggia e scagliarla come coltelli sulle sue ali. Osservo Sartu che ci carica i miei compagni che lo bersagliano, insomma, con i loro attacchi, e ne approfitto per concentrarmi su di lui. Come è stato nella battaglia contro Johan, pronuncio le parole dell'incantesimo che suonano come dei vetri rotti che strusciano tra di loro e faccio scaturire questa esplosione psichica nel luogo in cui sta volando Sartu, bombardandogli, diciamo, la testa con i frammenti di futuri che ho visto in cui lui viene ucciso o ferito mortalmente. Io seguo la traiettoria di Sartu, lo guardo mentre viene colpito dagli incantesimi e dai colpi dei nostri alleati, come se fosse la cosa più naturale del mondo. Già con la Star Razor in mano, accesa della sua luce, i miei vestiti, come mossi da una folata di vento che arriva da chissà dove, prendono fuoco. Faccio una piccolissima piroetta e mi giro per dare le spalle a Tarisdun, poggiando una mano sulla spalla di Archibald. È tutto tuo. E casto velocità su Archibald. Come Opal mi mette la mano sulla spalla, io intercetto il drago in picchiata. Dalla mano non guantata, le vene della mano, del braccio, tornano a essere nere. All'interno mi circola un'energia che non sentivo da un po', che era da un po' che non attingevo. Prendo un respiro, alzo il braccio, delle spire rosse vorticano, creando 3 sottilissimi proiettili che vanno a colpire Sartu. Quando Archibald fa questo secondo attacco e vedo il sangue cominciare a colare fra le scaglie del drago, mi ricordo quello che mi ha detto, che devo essere una stronza, e quindi riafferro lo stendardo che avevo lasciato cadere e comincio a sventolarlo, perché questo stronzo deve cadere prima di toccare Renzao. Appena tu muovi lo stendardo, in lontananza, come se la telecamera un attimo andasse vicino al porto, l'Obice era pronto verso il primo colpo. Per chi sta guardando gli OBC in questo momento, delle scritte, delle rune magiche cominciano a caricarsi fino a quando non arriva sulla bocca di fuoco e tutto trema. Ovunque, per tutta Vetrascaglia si sente il colpo dell'Obice. Un'onda nera travolge tutto il porto. Non fa in tempo che sentite il grido del drago che viene colpito dal proiettile e cade giù davanti al portone, rotolando davanti a voi al piano di sotto. Si crea un buco tra le scaglie. Sono cadute per la maggior parte. Una delle sue zampe è rotta. Si alza, non si vuole arrendere, ha un conito di vomito di sangue, vi guarda voi che siete al piano di sotto e a questo colpo i giganti cominciano a muoversi per dare supporto a quello che è il dragone a terra. Vi guarda tutti quanti, vi riconosce a Opal e Archibald. I suoi occhi si iniettano delle stesse fiamme di cui si sta riempiendo. Sa che la sua ora è vicina, ma non vuole mollare. Quindi i suoi polmoni si riempiono di lava. Dopodiché apre le fauci e una fiammata investe tutti voi. Quando la fiammata arriva verso di me, le fiamme sui miei abiti le avvolgono ed è come se queste fiamme danzassero intorno a me.
comunque sento bruciare la pelle, ma non emetto un fiato. All'arrivare delle fiamme con lo scudo mi riparo. Le fiamme scivolano intorno a questo scudo semitrasparente fatto di celle, di esagoni che si compongono, che partono dal polso a forma di cupola. Solo che l'ondata mi travolge, l'armatura si riscalda anche. Quando le fiamme si diradano da voi, la barriera di scudi ha difeso i soldati, sono alcuni stremati. Tiro il primo colpo, lo colpisce, però non fa l'effetto perché lo vedo ancora respirare e più lo stiamo colpendo, più vedo il suo sangue, la sua stanchezza, il fatto che lui non sta smettendo di combattere, più sento quella rabbia salire, perché tra l'altro loro me l'avevano raccontato che era anche colpa sua quello che era successo a mio padre, quindi in quel momento non vedo più nulla, vedo soltanto Sartu e penso che è lui il colpevole di tutto, anche se razionalmente non lo è. In quel momento in lui si concentra tutti i motivi per cui Victor è morto. Lancio la seconda freccia con tutta questa rabbia perché voglio proprio prendermi la sua vita. Quel nanosecondo fra me e il drago, mentre la freccia morde l'aria, io urlo: ricordati che è stato un drago d'argento, e lo colpisco dritto al cuore. Il drago cade a terra, esala un ultimo respiro e sentite un rumore strano. Dal petto della creatura esce un albero, dei rami che si contorcono tutti intorno al drago, che lo chiudono al terreno, e un albero comincia a crescere. Le sue foglie sono argentee, sono dorate, in contrasto con la nebbia della guerra che si sta creando intorno a voi, fino a quando un triceratopo incorna l'albero distruggendolo, e andiamo alla prossima sessione.